Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, e le tendenze energetiche disponibili con Nettuno in Ariete. Abbiamo l'imperatore e la carta della luna, ragazzi. Che interessante. L'imperatore di solito è una carta che ci parla di stabilità, di concretezza, mentre la luna potrebbe parlare effettivamente di qualche timore, di qualche pensiero o preoccupazione che potrebbe ritornare dal passato, potrebbe essere semplicemente anche un qualche cosa che viene a galla in questo periodo. Potrebbe anche essere un poter o dover stabilizzare i sentimenti, perché comunque quando c'è la luna si parla sempre un po' di alti e bassi, mentre l'imperatore è appunto, come vi ho detto prima, una di quelle carte che tende a stabilizzare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione valida fino a San Valentino e in più ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Vediamo se... Ok, grazie. Allora, partiamo con la luna, ragazzi. Sì, può essere un periodo un po' così, devo dire, un po' sottotono. Abbiamo il 4 di bastoni, che di nuovo è una carta che mi parla di stabilità. Abbiamo un 10 di bastoni. È come se ci fosse qualche cosa che vi preoccupa. Abbiamo la stella, il carro. Regina di bastoni e il re di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, io cercherò di lasciare la lettura diciamo aperta, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da questa luna, come vi ho detto, secondo me c'è un qualche cosa che vi tiene sottotono, che vi tiene pensierosi, non è italiano, che vi vede pensierosi. Abbiamo un 7 di coppe e un 5 di coppe. Può essere un qualche cosa inerente, una perdita, può essere come qualche idea che volevate sviluppare e che non siete riusciti a sviluppare. Per qualcuno quello che sto dicendo deve ancora avverarsi, dipende sempre molto dalla decade in cui siete nati, ma lo spiego nella guida di cui trovate il link qui sotto. Il 7 di coppe è una carta di possibilità, è una carta di idee, è una carta anche un po' di illusioni. Vedete che e questa luna penso che abbia a che fare con qualche tipo di proiezione o di illusione che potreste aver avuto e con il 5 di coppe può esserci come un pentimento inerente a un'azione o una non azione, tipo se non avete colto un'occasione potrebbe esserci come questo rammarico, questo pensiero costante verso quello che non avete colto. Andiamo a vedere il 4 di bastoni, 10 di bastoni che avete già qui, e 9 di pentacoli. C'è qualche tema che riguarda l'indipendenza, l'autonomia,
Per qualcuno si tratta di una casa, perché abbiamo un 4 di bastoni e anche l'imperatore qui. Può esserci come un eccessivo pensiero inerente ad una casa, o credo che qualcuno possa essere un po' troppo assorbito da quello che bisogna fare. Cioè, io sento che con questo 10 di bastoni qualcuno vorrebbe buttare tutto all'aria. È come se ci fosse qualche cosa che pesa e c'è la voglia, il bisogno, la necessità di lasciarsi indietro certe aspettative o certe illusioni, potrebbe anche essere qui, perché avete comunque sia la luna che il 7 di coppe. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché io sento che è proprio quello che vorreste. Ragazzi, avete 3 volte la luna, è uscita un'altra volta. È come se voleste disfarvi di qualche cosa e stare bene. Per me ci sono come degli impegni, delle esigenze da dover soddisfare, delle quali secondo me vi volete liberare. Potrebbe essere proprio un qualche cosa che vi pesa. Andiamo a vedere la stella. Mm. Regina di spade e asso di coppe. La carta della stella è una carta che ci indica gli obiettivi. Può essere che in questo momento siate così assorbiti, diciamo nel primo momento del passaggio di Nettuno in Ariete, perché ovviamente Nettuno in Ariete, ragazzi, ci sta una cosa come 14 anni, una vita. Questa lettura qui riguarda il primo periodo. Comunque ho la sensazione che ci sia proprio qualche cosa che abbiate bisogno di lasciare indietro, qualche pensiero, per poi riuscire a fissare nuovi obiettivi con questa stella. C'è comunque un nuovo inizio. È come se fosse un inizio programmato con questa regina di spade. Io credo che qui si tratti solo di lasciare indietro qualche cosa di vecchio, qualche illusione, qualche aspettativa, qualche visione unilaterale, mi verrebbe da dire, perché con la carta la luna vi ricordo che è un satellite e viene, cioè noi lo vediamo perché viene illuminato o brilla di luce riflessa del sole, però in questo caso è come se ci dicessero che una parte della verità non si riesce a vedere. Andiamo a vedere il carro, perché secondo me c'è come un movimento in avanti, c'è una scelta che andrete a fare. Asso di bastoni e 4 di spade. Ci sono 2 assi e un carro. Io sento che nel prossimo periodo, ragazzi, prenderete una decisione, prenderete, come dire, la situazione in mano. L'asso di bastoni è una di quelle carte che mi dice che farete un'azione con intenzione e non vi nego che per qualcuno potrebbe essere l'allontanarsi da questa situazione precedente, perché qui abbiamo un 4 di spade, c'è come bisogno di ritornare dentro, c'è bisogno di mi verrebbe da dire affrontare queste paure, perché avete ben 3 volte la luna. Che sia paura, che sia nostalgia, che sia un qualche cosa nel quale credevate e che adesso dovete lasciare indietro, non importa, c'è come una sorta di peso qui, con queste 3 lune, che qui è come se lasciaste a un certo punto indietro, perché abbiamo 2 assi, quindi c'è come una propensione all'apertura, però ho anche la sensazione che qualcuno di voi abbia bisogno prima di fare un po' il punto della situazione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 5 di pentacoli. E diavolo. Datemi una carta per il 5. Una carta per il diavolo. Morte e torre. Wow. E qui abbiamo la giustizia. Può essere che tutto questo movimento, ragazzi, sia perché c'è come un'ingiustizia che andrete a vivere. Vi dirò,
Con la giustizia al contrario potrebbe anche essere una rottura di certi contratti e anche qui lo vediamo, perché abbiamo sia la morte che la torre che il diavolo. C'è qualche cosa che vi vincola e con il 5 di pentacoli potrebbe essere una dipendenza economica, una dipendenza affettiva, una dipendenza di tempo dove magari siete sempre lì che regalate il vostro tempo agli altri e che c'è bisogno di interrompere, perché è una cosa che vi condiziona. Andiamo a vedere il re di spade. Mm. Abbiamo una regina di bastoni, 3 di bastoni e 6 di pentacoli. C'è bisogno di mettere delle nuove regole, ragazzi. È interessante perché 6 di pentacoli è uno degli arcani minori della giustizia, qui è al dritto. Quindi io sento che questo re di spade un po' mi richiama l'energia della regina, però è come se doveste mettere delle nuove regole. Anche l'imperatore mi si è spento tutto. Stavo dicendo, anche l'imperatore è una di quelle carte che ci parla di regole, di fissare come un qualche cosa che sia uno standard. E secondo me qui c'è da fissare come delle nuove regole. Sostanzialmente, ragazzi, sento che lascerete indietro un po' tutte quelle che sono le illusioni, le false aspettative, false perché è come se fosse una produzione della vostra testa, lo sento, perché avete 3 volte la luna e un 7 di coppe. Allora, sostanzialmente quello che sento è che volete lasciarvi indietro un periodo, è come se aveste bisogno di staccarvi da qualche cosa del passato per far sì che entri questa stella e quindi questo nuovo obiettivo potrebbe essere un nuovo amore, ragazzi, considerato che qui abbiamo un asso di coppe. Fatemi vedere una cosa. La sento più come una questione abitativa o inerente a una casa o inerenti ai propri obiettivi. Diciamo che è più una stesa, se vogliamo, a livello spirituale piuttosto che materiale, cioè lavorativa o sentimentale. Però è anche vero che per qualcuno potrebbe essere un qualche cosa, sì, legato al romanticismo, però per pochi, per molte poche persone. Cioè io ho più la sensazione che sia un momento dove capirete che direzione dare alla vostra vita e inizieranno dei nuovi percorsi qui, o sì, ve lo dico, c'è un carro, quindi sicuramente prenderete come una nuova direzione e con questo asso di bastoni farete sicuramente qualche azione, qualche movimento per riportare in equilibrio quello che qui ancora non è in equilibrio. Ci sono come delle nuove regole da dare per far sì che vi sentiate al sicuro. E non è detto che sia con una persona in particolare, potrebbe essere con il mondo esterno in generale. Fatemi sapere, ragazzi, se vi risuona la lettura. Vi dico, è più una questione di mettere le proprie basi. Io credo che lasciando indietro queste aspettative del 10 di bastoni si apra come un mondo. Anche a livello di canalizzazioni, vi dico spesso che la stella è una carta che ci parla di canalizzare qualche cosa, quindi potrebbero arrivare effettivamente delle nuove idee, ma qui vedo uno spostamento, È come se qualcuno dicesse basta a quello che è stato, adesso si cambia registro, si cambia libro. Che interessante lettura, ragazzi, fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 7 e vi parla di pulizia sostanzialmente. Pulisco me stesso dalle cose che non mi servono più. E potrebbe essere un buon periodo per fare decluttering, quindi per fare un ripulissi generale della casa, ma io ho la sensazione che qui parli anche dei pensieri, delle paure,
delle emozioni che non vi servono più. Quando vi ritrovate a rimuginare sullo stesso pensiero, fatevi quelli che in gergo tecnico si chiamano agguati, cioè da soli, so che può sembrare sciocco, però da soli, quando vi rendete conto che siete in un loop negativo, cercate di cambiare vibrazione, vi potete mettere della musica, vi mettete a ballare, magari vi fate una coccola. Personalmente, certe volte mi tiro come due schiaffetti, come per dire ripigliamoci. Va bene, andiamo a vedere le fatine. Intenzione pura. Oh, questa carta è interessante perché vi dice che quando state manifestando dovete usare i vostri desideri in modo saggio. Manifestate quello che il vostro cuore desidera con un'intenzione pura, ma soprattutto per il più alto bene di tutti. Tenete presente che quando fate delle richieste all'universo ed è per il più alto bene di tutti, cioè perché tutti ne giovino, l'universo lavora più in fretta. Mm? Mm. La chiave della preghiera è dimenticare cosa penso di aver bisogno. Ed è un po' il riassunto, c'è anche qui un, vabbè, mettiamo che sia un sole perché è arancione, mi ricordava tanto la luna. È un po' quello che abbiamo visto qui, no, ragazzi? Quindi dimentichiamo quelli che sono le aspettative, le illusioni, i desideri, tutto quello che sarebbe potuto essere o quello che vorremmo fosse e diciamo affidiamoci all'universo. Sapete, no? La legge di attrazione dice di definire quello che si vuole, lanciare come questo ordine all'universo e poi lavarsene le mani. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato perlomeno degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi l'amore, i figli, i soldi, il denaro, la bellezza, il tempo, insomma ce n'è veramente tante, però in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per proteggere e pulire il campo energetico, si parla di come sviluppare il terzo occhio, si parla di Kundalini, di quello che c'è nell'astrale, insomma è praticamente un riassunto di decenni dei miei studi che io ho condensato e messo lì a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata comunque ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!